Il webinar di stasera verte sull'argomento comunicazione. Ora, questo webinar è un webinar che in parte mi avete chiesto e in parte ho voluto fare perché ci sono tante cose che vengono dette sulla comunicazione, ma magari avere delle basi e cominciare ad avere un'idea un po' più ampia di quello che comunicazione è, fa comodo a tutti, fa comodo alle relazioni, fa comodo a il lavoro che facciamo, specialmente io che mi occupo di ipnosi e quindi nel mondo della comunicazione ci sono, fa comodo comunque sapere alcune dinamiche all'interno della comunicazione. Non voglio spaventare nessuno, sarà un webinar base, quindi non è che dovete avere per forza già degli studi sulle spalle. Cerchiamo di dare una sorta di definizione innanzitutto al termine comunicazione. Allora, comunicazione è scambio e mettere in contatto, quindi sono due cose simili ma non proprio uguali. Dal latino cum, che significa con, e munire, cioè legare, e quindi o anche costruire insieme, legare insieme, formare qualcosa insieme. E vedremo che questa dinamica, cioè dell'insieme, è fondamentale, almeno sui libri in cui si studia per esempio la linguistica, in questo caso è utile e fondamentale. Quindi mettere in comune, ma anche far percepire all'altro qualcosa. Andiamo avanti. Vi ho detto prima, parliamo di coerenza e congruenza. Ne avevo parlato anche in parte nel webinar sull'ascolto. Queste due parole escono fuori tante volte come due parole che sembrano essere sinonimi fra loro. Non lo sono. Adesso vi spiego. Vedano una congruenza in questo modello di comunicazione. Se tu dici a me piacciono le mele, c'è un qualcosa che diventa dissonante, ok? Se tu dici ho mangiato un piccolo panino e fai così con le mani, ci sta che le persone diano più importanza alle mani piuttosto che a quello che hai detto. E cosa succede quando c'è una violazione della congruenza in comunicazione? La cosa più grave, e qui adesso non siamo più dentro, ma usciamo fuori, la cosa più grave è che le persone a livello più o meno consapevole, più o meno inconscio, non si fidano. Cioè rompiamo quel tipo di rapporto di fiducia nella nostra comunicazione. Passiamo al secondo assioma. Ve lo leggo. In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta i rapporti tra chi sta comunicando. C'è una parte relazionale e una di contenuto. Allora, la parte relazionale è la metacomunicazione che regola i rapporti di comunicazione nel contenuto. Chi ascolta, abbiamo detto, non è succube, è parte in causa, è una parte attiva, ok? E allora, all'inizio vi avevo detto, il primo assioma della comunicazione è impossibile non comunicare. E io vi ho detto, vedremo che anche questo non è vero, perché è possibile non comunicare nel momento in cui la persona non ti vuole porre percezione, attenzione, non ti vuole ascoltare, ti vuole eliminare, ti vuole ignorare. In quel caso non c'è comunicazione, non c'è il con, l'insieme, non c'è.